Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proseguiremo la serie dedicata a Tainted Grail con la miniatura di L-Pig. È una miniatura del box Monsters of Avalon, piuttosto grande e con pochi dettagli. Proseguiremo lo stesso filone delle precedenti che trovate qui sotto in descrizione, con una pittura semplice da gioco ma curata e pulita. Cominciamo quindi stendendo i colori base. Su miniature così grandi e con alcuni punti difficili da raggiungere, il meglio sarebbe usare l'aerografo per velocizzare il processo. Ma per una maggiore accessibilità stenderò il colore base a pennello, nel mio caso un vecchio Rubloff di misura 3. Semplicemente partiamo con una base creata dal mix di Anthracite Grey e Blu di Prussia. Un blu verdastro scuro ma non troppo. Se non disponete dell'Anthracite Grey, un colore estremamente versatile, ho creato un video su come ricrearlo facilmente insieme ad altri colori che useremo in questo video. Come sempre lo trovate qui sotto in descrizione. Una volta stesa la base del corpo, sporchiamo il color sughero con una punta di blu usato prima, per crearne una versione più scura. Utilizziamo questo mix per il teschio che ha sul muso e gli spuntoni, che ho interpretato come fatti in osso e che schiariremo solo successivamente. Per quanto riguarda gli squarci nella pelle, creiamo un mix con nero e viola e anche qui creiamo una prima versione più scura che farà da ombra per le ferite e la lingua. Lasciamo asciugare e nel frattempo coloriamo con il solo colore nero gli zoccoli, che sono un elemento davvero piccolo e quindi non richiedono molte attenzioni. Con un marrone scuro creato unendo marrone e nero, coloriamo gli altri oggetti incastrati nel corpo del cinghiale, che ho interpretato come bastoni di legno. La poca definizione di questi oggetti non aiuta, ma alla fine cercheremo di valorizzarli un po'. Per la coda andiamo semplicemente con il blu di Prussia puro, così da avere un colore appena più scuro del corpo. Ora che abbiamo tutti i nostri colori di base molto scuri e tetri, possiamo passare a dare un po' di luce e definizione ai vari elementi, partendo proprio dal coprimuso. Con il color sughero che abbiamo già visto, stavolta usato puro, mettiamo in risalto le parti più voluminose in modo netto e definito. Facciamo lo stesso per la metà più esterna di tutti gli spuntoni sulla schiena. Creiamo poi un mix tra questi colori e con piccole pennellatine sfumiamo gli stacchi, in modo che il colore di base rimanga nelle zone più concave e alla base degli spuntoni, mentre si crei una transizione morbida con le zone color sughero. Prima di occuparci della rete e dei dettagli del corpo, meglio lavorare sulle superfici ampie sulla schiena, schiarendole le parti voluminose della muscolatura e quelle rivolte verso l'alto usando l'Anthracite Grey puro. In questo modo lavoriamo più in velocità senza preoccuparci di sporcare la rete e possiamo anche approfittarne per sfumare in modo molto veloce queste nuove aree colorate con delle ombre più scure, ricreate con il mix della base, e sfumarle tra loro anche da bagnate con la tecnica del wet blending. Aggiungendo anche pochissimo nero, possiamo scurire appena le frange di pelo, giusto per creare una piccola variazione sul tema. Con precisione, usando un pennello più sottile se se ne sente la necessità, andiamo a colorare tutta la rete che porta sul dorso con un marrone scuro. Con una versione calda e più chiara di marrone tiriamo fuori quindi i volumi, colorando la rete solo laddove verrebbe maggiormente colpita dalla luce. Dato che si tratta di uno dei pochi elementi presenti sul modello, possiamo usarlo a nostro vantaggio per enfatizzare un po' i cambi di volume e renderlo un po' più interessante di quanto non sia. Recuperiamo ancora il color sughero che abbiamo già usato per schiarire ancora alcuni tratti, non la rete nella sua interezza, ma solo alcuni accenni. Con l'avorio, che ci servirà anche fra poco, evidenziamo le borchiette che si trovano nelle parti in luce per creare visivamente più texture sul modello. Allo stesso modo, con piccole pennellate, evidenziamo i profili più sottili già segnati prima sull'elemento che porta sul muso. Più contrasto riusciamo a creare, più riusciremo a stemperare quell'effetto un po' piatto e monotono delle superfici lisce di questo modello, motivo per il quale creiamo un po' di disordine e usura anche in cima agli spuntoni, con dei semplicissimi segni nella parte superiore.
creiamo anche una prima base per l'occhio, che completeremo fra poco. Mentre questo elemento asciuga, riprendiamo il viola usato per le ferite e questa volta, usandolo puro, andiamo a schiarire il tutto, lasciando alcune zone in ombra con il colore già posizionato. Aggiungiamo anche dell'avorio alla miscela per un ulteriore step di luce, in modo che si stacchi visivamente bene dalla pelle scura che lo circonda. Come ultimo elemento di lumeggiatura ci occupiamo degli elementi di legno, che coloriamo nella metà superiore con il marrone caldo usato prima e con una sua versione più scura nella metà inferiore. Ma ora che il secondo step di ogni elemento è fatto, non ci resta che arricchire il tutto con piccoli ma fondamentali dettagli. Partiamo proprio prendendo un pennello molto sottile, nel mio caso lo 00 di Green Stuff World, che ci permetterà di creare un po' di texture. Con Anthracite Grey e avorio e scaricando molto colore dal pennello arrotolandolo su se stesso, andiamo a creare tante piccole linee quanto più sottili possibili, di lunghezza variabile per dare l'idea del pelo. Ci concentriamo nelle zone di luce ovviamente, ma per rendere la transizione più carina inseriamo del pelo più scuro nelle parti intermedie e degli ulteriori ciuffi più chiari qua e là. In questo modo anche le ampie superfici del corpo daranno valore al modello anziché appiattirlo. Sempre usando pennellate sottili, ma questa volta con il color sughero, andiamo a creare qualche venatura nei bastoni di legno. Per staccare un po' dai colori già presenti, ho deciso di inserire un'iride rosso acceso, al centro dal quale inseriremo poi una piccola pupilla nera. Abbiamo finito con il pennello iper sottile e possiamo quindi prenderne uno che poi dovremo sciacquare molto bene, perché con il colore bronzo metallizzato andiamo ad aggiungere alcuni piccoli dettagli. Manca giusto solo la basetta da completare, per la quale stendiamo una base uniforme di marrone più neutro rispetto a quelli usati prima. Potrebbe sembrare roccia e quindi dovremmo farla grigia, ma scegliendo un colore come questo creeremo un elemento che richiama gli elementi presenti sul cinghiale e che soprattutto si stacca dal colore della pelle. Lasciamo asciugare completamente la base uniforme e poi con un colore chiaro e un pennello adatto al dry brush andiamo a valorizzare la texture della roccia con qualche pennellata, insistendo maggiormente nelle zone più esposte. Ovviamente è sempre importante scaricare il grosso del colore sulla carta assorbente asciutta, così da applicare sul modello solo il necessario. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile, vi aspetto nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!